Oggi prepariamo uno dei dolci più iconici della tradizione italiana, la crostata. Semplice, genuina, ma incredibilmente elegante. Una pasta frolla friabile e burrosa, con un ripieno dolce di fragole, proprio come nelle case italiane. Per questa ricetta ho utilizzato questi ingredienti. Con questa dose di frolla potete preparare anche dei biscotti con l'impasto avanzato. Partiamo dalla base di tutto, la pasta frolla. Uniamo farina e burro freddo. Lavoriamo velocemente con la punta delle dita fino a ottenere un composto sabbioso. La pasta frolla ha origini molto antiche. Già nel Medioevo esistevano impasti simili, ma erano molto diversi da quelli di oggi. Per secoli lo zucchero era raro, prezioso, quasi un lusso. Poi, tra 600 e 700, qualcosa cambia. Lo zucchero diventa più accessibile e nasce una nuova idea di pasticceria. È qui che prende forma la pasta frolla moderna: farina, burro, zucchero, uova. Ed è in Italia, tra nord e centro, che questo impasto si perfeziona, diventando friabile, equilibrato, irresistibile. Da lì nasce uno dei dolci più amati di sempre, la crostata. Questo passaggio è fondamentale per una frolla perfetta. Aggiungiamo un pizzico di sale, uova, zucchero e scorza grattugiata di limone. Impastiamo senza scaldare troppo l'impasto. Appena l'impasto è pronto, fermiamoci, lo avvolgiamo e lo lasciamo riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Cosa succede davvero alla pasta frolla in frigorifero? Quando metti la frolla in frigo succedono 3 cose chiave. La prima, il burro si rassoda. Durante l'impasto il burro si riscalda con le mani e in frigo torna solido, si distribuisce meglio nella massa e il risultato è una frolla più friabile, struttura più stabile in cottura. Il secondo punto, il glutine si rilassa. Quando lavori la farina si sviluppa il glutine. Se non fai riposare, l'impasto non è elastico, difficile da stendere, si ritira nello stampo. In frigo il glutine si rilassa, con il risultato che la stesura è facile, non si deforma e la crostata diventa perfetta. Il terzo punto, l'impasto si compatta e si idrata. Gli ingredienti si legano meglio tra loro. In frigo la farina assorbe i liquidi, l'impasto diventa più uniforme. Il risultato è la frolla liscia e lavorabile. Niente crepe. Il tempo di riposo in frigorifero è fondamentale e farà la differenza. Ora stendiamo la pasta frolla. Io preferisco farlo subito prima del riposo in frigorifero. In questo modo, quando la frolla avrà riposato, sarà già pronta all'uso, senza doverla lavorarla di nuovo.
utilizzo della carta da forno per evitare che l'impasto si attacchi e per ottenere una stesura più precisa. Con l'aiuto del mattarello stendo la frolla fino allo spessore che desidero. Per me è importante mantenere un buon equilibrio. La base deve avere più o meno lo stesso spessore della confettura che utilizzerò. Non troppo sottile perché altrimenti non sostiene il ripieno, ma nemmeno troppo spessa per non coprire il gusto della marmellata. Una volta stesa, la trasferisco direttamente in frigorifero. Così, quando la riprendo, è già pronta e posso passare subito alla composizione della crostata. Ecco il risultato della frolla dopo il riposo in frigorifero. Un impasto compatto, stabile e perfetto da lavorare. Appoggio lo stampo direttamente sulla frolla e taglio seguendo il bordo, lasciando circa 2 cm in più. In questo modo ottengo un unico pezzo e non devo creare il bordo separatamente. A questo punto infarino leggermente la superficie e con l'aiuto del mattarello arrotolo delicatamente la frolla. Questo passaggio mi permette di trasferirla nello stampo in modo semplice senza che si attacchi o si rompa. La srotolo direttamente nello stampo e ora, con delicatezza, accompagno la frolla verso i bordi. Non la tiro, la invito semplicemente a scendere lungo le pareti, così mantengo lo spessore uniforme su tutta la base. Una volta sistemata, elimino l'eccesso di impasto. E lo metto da parte, mi servirà dopo per la decorazione. Aggiungiamo la marmellata di fragole. Distribuiamo in modo uniforme la marmellata. Ora utilizziamo la frolla avanzata per la decorazione. Riunisco tutti i ritagli su un foglio di carta da forno, compattandoli tra loro senza lavorarli troppo. Copro con un secondo foglio di carta da forno e con l'aiuto del mattarello stendo nuovamente l'impasto. L'obiettivo è ottenere una sfoglia abbastanza lunga e uniforme, perfetta per realizzare le classiche strisce della crostata.
Taglio quindi delle strisce, cercando di mantenere il più possibile della stessa larghezza, per un risultato pulito ed equilibrato. A questo punto prendo ogni striscia singolarmente e la dispongo sulla marmellata in modo parallelo e a distanza regolare, lasciandola leggermente sbordare dallo stampo. Una volta completata la prima direzione, ruoto lo stampo di circa 45 gradi e inizio a posizionare le altre strisce, sempre parallele tra loro e ben distanziate, per creare la classica griglia della crostata italiana. Quando tutte le strisce sono al loro posto, elimino l'eccesso di impasto tagliando dall'interno verso l'esterno dello stampo. Infine, fisso delicatamente le estremità, facendole aderire ai bordi. Il risultato deve essere semplice, ma perfettamente armonioso. Mettiamo la crostata in forno statico a 170-180 gradi per circa 30-35 minuti. Quando diventa dorata, è pronta. Ed ecco a voi la crostata. Lasciamola raffreddare, anche se sarà difficile aspettare. Il profumo è quella della tradizione italiana. Questa non è solo una crostata, è storia, è famiglia, è Italia. Se ti è piaciuta la ricetta, iscriviti al canale per scoprire altri piatti autentici italiani.